Un classico tra i classici, oggi prepariamo una pasta e patate. La versione della pasta e patate che preparo io è quella alla napoletana, ovvero molto asciutta, o come dicono i napoletani, azzeccata. Esistono ovviamente innumerevoli versioni anche più brodose, insomma un po' più morbide, dipendono dai gusti. In realtà la pasta e patate napoletana è quella che risulta anche essere un po' cremosa. La particolarità è quella di utilizzare una buona patata che poi si riesca anche un pochino a schiacciare e che dia appunto crema praticamente alla pasta, oltre che il classico condimento della patata a pezzettini. Dunque iniziamo proprio dalle patate che vado a pelare e tagliare a cubetti molto piccoli. La pasta e patate è veramente per me un ricordo di infanzia. Ricordo che quando tornavo da scuola e andavo a casa di mia nonna, si sentiva il profumo della sua pasta e patate, che rigorosamente veniva preparata almeno una volta alla settimana, già dalle scale. Io sentivo, salendo le scale, appena entrata nel portone, questo profumo di pasta e patate e questa pasta e patate che sobbolliva e ribolliva. Insomma, quei ricordi di infanzia che veramente piacevoli rispolverare. Ed è per questo probabilmente che appena ricomincia l'anno scolastico io preparo subito, immediatamente, pasta e patate ai miei figli. Proprio per fargli rivivere l'atmosfera del rientro da scuola e del profumino di questa pasta e patate che si sente praticamente a distanza chilometrica. Ho pelato le patate, adesso le vado a lavare ben benino. Il taglio classico delle patate per questa ricetta è un taglio a cubetti, quindi faccio delle fette e poi da queste vado a ricavare i cubetti. È chiaro che per ricette tradizionali come questo ognuno ha la sua ricetta di famiglia, tanto cara immagino. Dunque, se voi avete una bella ricetta da consigliarmi, scrivetemelo pure nei commenti, sono curiosissima di sapere voi come la preparate e soprattutto di provarla. E mentre continuo con il taglio delle patate, inizio a preparare il soffritto. Io questa ricetta la preparo sempre con un tradizionale soffritto di sedano, carote e cipolla che vado a tagliare a pezzettini piuttosto piccoli, ma alle volte vado anche a frullare praticamente con un mixer questi aromi per renderli ancora più fini. E quando mi trovo a fare questa operazione ne preparo sempre una quantità superiore che posso conservare in freezer, quindi congelare nelle comode monoporzioni. Ecco qui, io ho già un trito fine di sedano, carota e cipolla che vado a mettere in pentola così iniziare a scaldarsi mentre continuo con le patate. Un bel filo d'olio extravergine di oliva, accendo e faccio ammorbidire questo trito. Il trito molto fine di sedano, carota e cipolla è molto comodo anche quando avete dei bambini che magari lamentano la presenza di queste verdurine tagliate a pezzetti. Rilascia lo stesso sapore, ma loro non se ne accorgeranno. Il mio soffritto inizia a profumare, mi raccomando, deve prendere sapore, deve profumare, ma non deve bruciare, quindi prestate molta attenzione. Quando è pronto aggiungo anche le patate. E lascio rosolare anche le patate per qualche minuto. Mescolate spesso in questa fase poiché queste tenderanno facilmente ad attaccarsi sul fondo della pentola, quindi prestate attenzione. Soprattutto se utilizzate, come sto facendo io, una pentola che non è una classica pentola antiaderente. Io la pasta e patate, insomma, la preferisco sinceramente cotta nella pentola, quelle come faceva mia nonna, in ghisa, terracotta o in acciaio dal fondo spesso. Se la fate chiaramente in una pentola antiaderente sarà anche più semplice, ma secondo me il sapore non è proprio lo stesso. Ho rosolato per qualche minuto le patate, vado a coprirle con brodo bollente. Ho preparato un classico brodo vegetale e vado a ricoprire le mie patate. Bene, ho ricoperto le patate con il brodo bollente, adesso vado a coprire, abbasso al minimo e lascio cuocere per una mezz'oretta.
Bene, dopo 30-40 minuti di cottura controllate le patate che si saranno sicuramente cotte. Se la vostra tipologia di patate è tale che vi accorgete che non si sono ancora ammorbidite tantissimo, meglio non si sono iniziate a schiacciare un pochino, potete aiutarvi con una forchetta, poiché le patate un po' schiacciate vi aiuteranno a dare cremosità al piatto. Quindi un po' di patate volendo le possiamo schiacciare. Però considerate anche che adesso continueranno ancora a cuocere per tutto il tempo di cottura della pasta, quindi non esagerate. Aggiungo la pasta, una pasta corta, io sto utilizzando una pasta mista poiché la pasta mista o i tubetti ad esempio sono tra le paste preferite per la realizzazione di queste paste miste come paste e patate, paste e fagioli, paste e ceci, però potete utilizzare la pasta che preferite, generalmente se ne utilizza una tipologia corta. Ancora aggiungo una scorzetta di parmigiano che darà un sapore e una cremosità unici, e fortunato a chi capiterà che la potrà mangiare, grattate sempre un po' esternamente la scorza, soprattutto dove ci sono i timbri, e qualche pomodorino. Nella tradizione della mia famiglia i pomodorini si aggiungono schiacciati sotto l'acqua fredda in maniera tale da togliere i semini e quindi si aggiunge praticamente l'esterno. Con una mescolata a tutto, il profumo c'è già tutto, ve lo assicuro. Vado a coprire con acqua calda, potrei in questa fase aggiungere anche brodo, solo che secondo me diventa molto pesante il sapore, già questa pasta e patate è bella sostanziosa, quindi io scelgo l'acqua calda. Non troppa, perché al termine della cottura devo avere un piatto cremoso, appunto vi dicevo inizialmente che la voglio azzeccata, non brodosa, quindi devo fare attenzione a non aggiungere troppa acqua. Ho ricoperto a sufficienza insomma la mia pasta con le patate, considerate che la pasta cuocendo andrà ad assorbire l'acqua, no? Quindi comunque un po' d'acqua gliela dobbiamo dare, e adesso lascio cuocere per il tempo di cottura previsto dalla pasta. Mentre la pasta cuoce verificate sempre che non sia completamente asciutta, eventualmente aggiungete un pochino d'acqua, almeno fino al termine appunto della cottura. Nel frattempo vado anche ad assaggiare il sughetto, poiché non ho aggiunto ancora sale. Avevo una scorzetta di parmigiano molto grande rispetto al quantitativo di pasta che stavo facendo, quindi siccome poi questo liquido viene tutto assorbito dalla pasta, la pasta andrà a prendere tutto il sapore del sughetto, quindi è bene non esagerare subito. Ma ovviamente se necessario aggiungiamo un po' di sale. Delizioso, è perfetto, giusto, aggiungo un pizzico per completezza, ma è veramente perfetto così. Che buono! Cioè già acquistato una cremosità straordinaria. La mia pasta e patate si è asciugata tantissimo, è diventata cremosissima ed io non vedo l'ora di assaggiarla. Inizio a vedere se è pronta. Questo è proprio l'odore che sentivo sotto al portone della casa di mia nonna. Vediamo un po' che si dice, vediamo se è buona. Bollente, ma perfetta, direi perfetta. Ultimo tocco per chi vuole dare ancora alla propria pasta e patate qualcosa in più: la provola. Cioè, ci sono le scuole di pensiero che prediligono la provola, quelle che non la prediligono. Per esempio mia nonna non ha mai messo la provola, a casa mia non si è mai utilizzata la provola all'interno della pasta e patate, perché è già una super delizia così come si presenta. Ma nella cucina napoletana invece facilmente troverete anche la provola, quindi andiamo anche di provola. Anzi, facciamo una cosa, prepariamo entrambe le versioni, perché in realtà è proprio in questo passaggio qui che le due preparazioni si differenziano. Quindi preparo un piatto con e un piatto senza, così accontento veramente tutti. Innanzitutto a questo punto posso anche togliere dal fuoco perché ormai la pasta è cotta. Vado a preparare il primo piatto senza e il secondo piatto con, li assaggiamo entrambi? Primo piatto senza provola e la porto in tavola, guardate qui com'è bella cremosa, fantastica.
la porto in tavola proprio così com'è. Mamma mia che spettacolo! Questa è proprio quella azzeccata, cremosa, che le patate hanno praticamente realizzato una crema. E poi, per chi non si accontenta della solita pasta e patate, vado ad aggiungere stesso all'interno della pentola, tanto la pasta è caldissima, la pentola è caldissima, della provola affumicata. Provola a pezzi qui, una leggera mescolata, ripeto, la pasta è caldissima, la pentola è caldissima, la provola si scioglierà all'istante. Chiaramente io ho scelto l'affumicata, ma va benissimo anche quella bianca. E andiamo ad impiattare anche questa. Direi che sono, qui abbiamo tutti i fili filanti della provola, sono una versione più deliziosa dell'altra. In realtà la ricetta, come avete visto, è proprio la stessa, poi potete arricchire con o senza provola il vostro piatto in base ai vostri gusti. E la parte della quale noi da bambini andavamo particolarmente ghiotti è quello che resta attaccato sul fondo della pentola. Quindi se ci resta qualcosina provate ad assaggiare anche quello. Ragazzi, che dirvi, ecco qui i miei piatti senza provola, cremosa, guardate qui che bellezza, con provola altrettanto cremosa, ma in questo caso anche filante. Io assaggio questa, assaggio quella filante perché tanto ha tutto quello che ha già anche la pasta e patate, in più anche il filante della provola. Penso che mi ostionerò. Straordinariamente spaziale, no? A quest'ora non si può, a quest'ora non posso proporvi questi piatti e non darvene un assaggio. Quindi pasta e patate asciutta e cremosa, pasta e patate cremosa con provola filante, a voi la scelta. Le ricette sono qui, sono una più buona dell'altra, non vi resta che assaggiarle. Io scappo perché è ora di pranzo, non vi ricordo? Sì, ve lo ricordo, vi ricordo anche di iscrivervi al mio canale YouTube, attivare la campanella per essere sempre aggiornati e ricevere le notifiche sulle nuove video ricette in uscita. Fatemi sapere se vi è piaciuta questa ricetta, come preparate quella pasta e patate, quale delle due vi è piaciuta di più, e noi ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!